Ciao a tutti amici e bentornati sui consigli di Andrew Riker. Quest'oggi voglio parlarvi di un dispositivo molto interessante di cui già ero a conoscenza dell'esistenza da diverso tempo, però non l'avevo mai reputato così indispensabile o necessario. E adesso invece, grazie all'offerta veramente vantaggiosa proposta dall'operatore telefonico con cui io sono abbonato, ho deciso di provarlo e sto parlando di questo. Il Google Nest Hub. Che cos'è il Google Nest Hub? Praticamente, detto in parole povere, è un'interfaccia con internet, ovvero grazie a questo dispositivo voi potrete fare tutta una serie di operazioni che vanno dalla ricerca di un argomento su Google al calcolo di un percorso stradale con Google Maps ad esempio, o addirittura rispondere alle telefonate senza alzarvi dal vostro divano, eccetera eccetera. Quindi tutta una serie di funzioni in maniera molto facile ed intuitiva, semplicemente utilizzando la voce. Quindi non dovrete fare nessun tipo di utilizzo delle mani, alzarvi magari dal vostro comodo divano mentre siete lì tutti belli spaparanzati. È veramente un dispositivo che secondo me vale la pena studiare un attimo. Allora, vediamolo insieme. Adesso procederemo all'unboxing e ne parleremo un po'. Allora, innanzitutto vediamo un attimo il contenuto della confezione. La confezione devo dire che è molto carina, simpatica sia nelle immagini della grafica utilizzata. Ecco qua. Oh, questo è il dispositivo, chiaramente c'è una bella pellicola protettiva con la G di Google. Perché? Perché questo dispositivo praticamente, oltre ad essere prodotto proprio da Google, è la sua interfaccia, diciamo, completa. Grazie ad esso sarà possibile utilizzare al meglio tutti i servizi che normalmente sono compresi nell'utilizzo che fate di Google dentro su internet, voglio dire. Allora, questo è l'alimentatore, come vedete. Ecco, diciamo che il contenuto è minimale, nel senso c'è comunque il dispositivo e il suo alimentatore dedicato, e poi una specie di microfoglio di istruzioni, un cartoncino più che altro, per cominciare. Praticamente dice che bisogna collegare l'alimentazione e di scaricare l'app Google Home sul proprio telefonino per procedere alla configurazione. Dunque, per prima cosa lo colleghiamo all'alimentazione. Come vedete sul retro ci sono pochi comandi molto minimali e un solo foro per inserire l'alimentazione, che facciamo in questo momento. Tutta questa parte che vedete qui praticamente è la cassa acustica, che adesso vedremo con quale resa potremo ascoltare il suono, e poi c'è solamente qui un interruttore per disattivare il microfono per questioni di privacy, e qui i comandi del volume, sempre se non sono magari utilizzabili anche dal frontale. Oh, ecco qua. Allora, ma cosa possiamo fare con questo Google Nest Hub? In pratica tutto quello che facciamo normalmente con Google, quindi possiamo fare delle ricerche mirate per argomenti, possiamo chiedere informazioni sul tempo, sul traffico, possiamo guardare video su YouTube, possiamo fare una traduzione grazie a Google Traduttore, possiamo cercare delle ricette per preparare ad esempio dei cannelloni, delle lasagne, e chi più ne ha più ne metta. Insomma, possiamo fare tutta una serie di operazioni che normalmente magari facciamo dal telefonino o dal computer, però con la comodità di stare magari distanti sia da telefono che da computer, perché magari stiamo sdraiati sul divano a casa e non ci va di alzarci, eccetera. Facciamo un esempio. Allora, questo dispositivo chiaramente utilizza due tecnologie di comunicazione, che è quella del Wi-Fi e quella del Bluetooth. Grazie a questa è in grado di comunicare praticamente sia con l'accesso alla rete del vostro modem router, e sia avere delle funzionalità particolari, come per esempio collegarsi direttamente al vostro telefonino grazie a un Google Chromecast integrato,
E quindi voi potreste tranquillamente trasmettere immagini o filmati dal vostro telefonino a una cornice più grande come questa del Google Nest. Come funziona? Semplice, basta dargli dei comandi vocali, come ad esempio questo. Ehi Google, cercami la ricetta dei cannelloni. Ecco alcune ricette che ho trovato. Vedete? Poi in questo caso selezionate quella che volete e procederete nella preparazione, eccetera. Oppure possiamo cercare, che ne so, magari la mattina presto quando ci alziamo, vogliamo sapere se troviamo traffico, possiamo chiedere com'è la condizione del traffico nella nostra città. Ehi Google, mostrami le condizioni del traffico per andare in centro. Ci metterai 1 minuto in macchina per raggiungere Quinto Elemento Centro Estetico. Ecco, Ti ho inviato le indicazioni stradali sul telefono. In questo caso non ha proprio capito quello che stavo chiedendo, perché chiaramente bisogna formulare anche la domanda in un certo modo per farsi capire, perché è sempre comunque una macchina questa che lavora con dei software particolari, ma chiaramente non è una persona. Ehi Google, mostrami il traffico per andare a Piazza Venezia, che è nel centro di Roma. Verso Piazza Venezia il traffico è scorrevole. Dovresti metterci 26 minuti. Trovi le indicazioni stradali complete sul telefono. Ecco, quindi lui vi trasmette anche il percorso sul telefonino, quindi da lì sarete in grado di usare le funzioni di navigazione del telefonino per andare a destinazione senza problemi, nel caso fosse un indirizzo che non conoscete. Possiamo anche però cercare altre cose, come ad esempio delle foto. Ehi Google, mostrami le foto del telescopio spaziale Hubble. Visualizzazione immagini pertinenti. Vedete? Potete sceglierle, praticamente visualizzare per argomento, no? Potete caricare varie informazioni, eccetera. Un'altra caratteristica interessante è sicuramente quella di poter ascoltare della musica. Ehi Google, fammi sentire Gonna Fly Now, la colonna sonora di Rocky. Certo, metto Gonna Fly Now di Bill Conti su Spotify. Adriana! Oh, chiaramente, perché sennò poi diventa un problema, perché non ci passa il video su YouTube. YouTube che tra l'altro possiamo tranquillamente visualizzare anche sul Nest Hub. Hey Google, mostrami un video di Andrew Riker, uno a caso. Metto video di Andrew Riker 1 a caso su YouTube. Chiaramente la pronuncia non è in inglese, quindi lui ha detto Riker. Vabbè, poco. Ok Google, stop. Ma ovviamente le funzioni non si fermano qui, anzi, forse quella più interessante è quella di cui parleremo ora. In pratica con questo dispositivo potrete creare la vostra casa domotica. Grazie ad esso infatti sarebbe possibile comandare a distanza tutta una serie di dispositivi, chiaramente da acquistare separatamente, con i quali sareste in grado di effettuare diverse cose nella vostra casa senza toccarle direttamente, ma a distanza. Lo potrete infatti collegare sia con delle lampadine particolari collegabili in wifi, quindi sarete in grado di accendere la luce in una stanza a comando vocale. Potreste comandare dei cronotermostati della vostra caldaia, oppure vedere delle telecamere di sorveglianza, sempre se compatibili ovviamente con il sistema, e tutta una serie di funzioni e di automatismi di questo genere che lo rendono veramente interessante, perché vi aiuterebbero a creare quella casa domotica che va tanto di moda adesso e che comunque ha la sua utilità, indubbiamente. Per cos'altro lo potremmo utilizzare? Per qualsiasi cosa, qualsiasi necessità voi abbiate su internet, lui vi sarà in grado di aiutarvi. Certo, non è in grado di visualizzare dei veri e propri siti web, lui cerca più che altro di fornirvi informazioni dirette, quindi dovrete fargli una domanda ben specifica. Se gli dite di aprire un sito non lo fa,
però se gli dite di visualizzare delle foto in genere ve le trova. Se chiedete di memorizzare un appuntamento a cui dovete andare ve lo fa, quindi vi fa anche un po' da agenda elettronica e questo può risultare molto utile. Chiaramente gli utilizzi sono un po' infiniti, nel senso che dipendono molto dalle vostre abitudini, dal vostro modo di fare. Sicuramente come oggettino è molto carino, a me piace, e diciamo poi per la spesa che bisogna fare per acquistarlo, ho detto, io l'ho preso in una condizione abbastanza conveniente, però comunque il prezzo anche suo normalmente in commercio non è elevatissimo, siamo sotto i 100 euro per questa versione. Non sono pochissimi ma nemmeno tanti, perché comunque è un dispositivo molto diciamo variegato, nel senso che può essere usato per molte applicazioni. Ecco, cos'altro possiamo dire? Ultimamente ci si può vedere anche Netflix, quindi in questo caso possiamo provare a dire: ehi Google, fammi vedere Netflix. Per guardare un programma TV o un film, puoi dire: fammi vedere più il nome del programma. Per guardare i contenuti su una TV collegata con Chromecast, basta aggiungere il nome della tua TV. Ti invierò un link alla scheda feed dell'app Google Home con ulteriori dettagli. Ehi Google, fammi vedere Cobra Kai su Netflix. Dice che chiaramente va fatto l'accoppiamento, no? Quindi va messo i dati del proprio abbonamento in maniera tale che lui possa accedere ai contenuti, però comunque lo fa, quindi è sicuramente un'occasione in più per avere un dispositivo ancora in più per poter vedere anche le serie TV eccetera. Diciamo che, ripeto, le funzionalità sono enormi perché sono legate a tutto quello che potete fare con Google. Potete utilizzare una calcolatrice, potete, ripeto, visualizzare ricette, potete cercare un percorso stradale, potete fare una traduzione. Ehi Google, traduci "io sono Andrea" In che lingua devo tradurre? in inglese. Dimmi la frase da tradurre. Traduci "io sono Andrea e sono un neo youtuber". In inglese si dice: Translate I'm Andrea and I'm a new YouTuber. Ecco qua, questo è un piccolo esempio che però può risultare utile per tante cose, anche per chi deve fare magari i compiti, no? Quindi per i ragazzi che magari hanno bisogno di farsi dare un aiutino nella traduzione all'inglese, ma comunque sempre tenendo presente che è una traduzione automatizzata e non sempre è corretta al 100%, quindi questo ne va tenuto conto. Diciamo che ha dei diretti concorrenti come prodotto, in questo caso i prodotti Alexa che sono distribuiti da Amazon, però a discapito di questa concorrenza possiamo dire una cosa, che lui è avvantaggiato perché può accedere praticamente a tutto il sapere della rete gestito da Google, mentre magari il prodotto Amazon è più legato ai contenuti distribuiti direttamente da Amazon. Faccio un esempio: per quanto riguarda i film o telefilm eccetera, Amazon si appoggia chiaramente sull'Amazon Prime, mentre Google Nest Home può vantare sia l'utilizzo di YouTube ma sia anche altri canali come potrebbe essere Netflix eccetera, quindi sicuramente ha una quantità di contenuti forse molto più superiore rispetto all'utilizzo che potreste fare con Alexa, anche se comunque i due dispositivi sono molto compatibili alla fine come funzionalità. Ad esempio, per fare una differenziazione più marcata, possiamo dire che Alexa, per esempio, negli ultimi modelli dotati di telecamera riesce anche a fare le videochiamate utilizzando Skype, che quindi è un punto a suo favore, cosa che invece non potete fare con Google Nest, che non ha telecamera e di conseguenza non vi consente di fare una videochiamata. Potete ricevere una videochiamata, quindi vedendo la persona, ma quella persona non vedrà voi, utilizzando il sistema Duo, che è quello proprietario di Google, e in quel caso sì, potreste ricevere delle immagini eccetera, però diciamo la comunicazione basilare avviene solo in una direzione, quindi potrete vedere chi vi chiama o chi voi chiamate, ma lui non potrà vedere voi.
È possibile fare delle normali chiamate, invece chiaramente una volta diciamo accoppiato il vostro telefonino col vostro telefono di casa sarete in grado di effettuare delle chiamate stando comodamente sul divano in viva voce, quindi senza la necessità di andare a prendere il telefono che magari avete lasciato sulla scrivania o nel borsello o chissà dove. Diciamo che alla fine, facendo delle considerazioni finali, è un prodotto carino, secondo me non sarebbe male averne uno a casa, perché magari anch'io inizialmente ero un po' scettico, dico vabbè ma che ci devo fare, però devo dire che già avendolo tra le mani comincio ad apprezzarne un po' le potenzialità, perché comunque delle volte può risultare utile. Ripeto, non sostituisce il computer, non sostituisce il tablet, non sostituisce altri dispositivi come il telefonino eccetera, però sicuramente dentro casa è un aiuto, soprattutto per quelle volte in cui dovremmo fare delle operazioni che necessitano che dobbiamo avere insomma le mani libere, no? Quindi se stiamo montando qualcosa o facendo qualcosa o cucinando e magari abbiamo bisogno, ecco, di vedere la ricetta o di avere delle informazioni, il fatto di poterle avere a voce senza dover in qualche modo interagire fisicamente con un dispositivo è sicuramente un bel vantaggio. Il costo? Beh, il costo normalmente, come vi accennavo prima, di questo modello in particolare io l'ho preso veramente in un'offerta eccezionale, perché mi viene rateizzato sulla bolletta di casa, lo pago praticamente €1 al mese per 48 mesi, quindi alla fine mi sarà costato praticamente 48 euro, ma il prezzo su ufficiale si aggira intorno ai 90 euro, quindi più o meno, quindi anche delle volte anche di più, anche a 130 euro viene trovato, però comunque sono cifre abbordabili, quindi non sarà un problema comprarlo per chi fosse interessato. Io poi vi lascerò comunque dei link in descrizione per chi volesse magari comprarlo, ma ripeto, se voi avete la possibilità, come ho fatto io, di prenderlo in questo momento tramite lo store del vostro gestore telefonico, molto probabilmente risparmierete bei soldi e poi lo pagherete un po' alla volta senza stare a fare rateizzazioni con la busta paga eccetera. Questo avviene direttamente in bolletta, quindi diciamo che la cosa è molto gradita. È un oggettino carino, l'audio è abbastanza potente, considerate le ridotte dimensioni, vedete? Questa è praticamente la cassa, è questa qui dietro, ovviamente non sarà nemmeno tutta quanta, sarà solo una zona, io le gride le vedo in questa area qui, quindi diciamo per quanto sono piccole alla fine offrono una discreta potenza. La definizione dello schermo è molto buona, si vede tutto molto in dettaglio e con una definizione direi eccellente. Chiaramente non so se del video è possibile apprezzare questa cosa perché ovviamente viene ripreso. Ecco, come vedete quando va in stand by, io in questo caso ho selezionato l'opzione di mostrare un orologio, ma in realtà voi potreste anche farvi mostrare delle fotografie che avete magari memorizzate sul telefonino oppure sul vostro account Google. Ci sono varie opzioni, quindi può fare anche da cornice digitale. A me piace, io ragazzi e ragazze ve lo consiglio, può esservi utile anche sul comodino della camera da letto come sveglia, perché lo potete impostare per suonare la sveglia magari con una bella musica, voglio dire, ha delle potenzialità veramente infinite, lo potete usare per tante cose. Io adesso chiaramente non sono in grado di dirvele tutte perché anche io conosco poco il prodotto perché l'ho ricevuto da poco, ma sicuramente già mi piace, quindi io ve lo consiglio perché comunque sicuramente gradirete il suo utilizzo, vi sarà utile in tante occasioni. Io chiaramente non ho fatto una recensione tecnica, nel senso che le caratteristiche tecniche di questo modello sinceramente nemmeno le so solo che chiaramente ha dei collegamenti senza fili per poter comunicare, ecco, con i dispositivi. Vi ho detto, è in grado di comunicare con il vostro telefonino tramite un Chromecast integrato, ha tecnologia Bluetooth e Wi-Fi, ovviamente si aggancia alla vostra rete Wi-Fi di casa. Lo dovete considerare come l'orecchio di internet, cioè lui vi sta ascoltando in qualsiasi momento nella vostra casa, nella stanza dove lo posizionerete, e al vostro comando sarà in grado di darvi dell'aiuto. Chiaramente sarà necessario un periodo di apprendimento sia per noi sia per lui. Per noi per capire quali sono i comandi giusti da dare, le parole giuste da usare per ottenere una risposta coerente, e per lui per imparare la vostra voce, quindi per riconoscere
il vostro modo di pronunciare le parole, eccetera. Una cosa interessante è che c'è un voice match, quindi praticamente può essere programmato per riconoscere la vostra voce personale invece di altre, quindi può darvi risposte più specifiche perché sa che siete voi che chiedete un certo argomento, eccetera. Però può essere comandato per la maggior parte delle funzioni anche da estranei, quindi anche se avete un ospite a casa che vuole fare una domanda è in grado di farla. Per le domande più specifiche, per quelle che richiedono un'autorizzazione particolare, in quel caso cercherà la vostra voce, quindi ad esempio per telefonare, se fate il comando voi vi ubbidirà se lo fa un estraneo o no, perché chiaramente dovendo usare il vostro telefono non sa se l'ospite è autorizzato o meno, quindi non gli farà partire la telefonata. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Chiaramente, come ripeto, io non ho fatto una presentazione tecnica, ma una presentazione di come gradisco il prodotto, nel senso che secondo me a queste cifre va comprato e sono sicuro che resterà utile a parecchi di voi. Vedrete che se lo provate alla fine vi ci divertirete tanto. Io solo su una cosa sono veramente un po' dispiaciuto, che non riesco a fargli capire che mi deve far vedere le foto della sonda Perseverance della NASA, e so tutto il pomeriggio che ci provo, stranamente dal telefonino mi fa vedere qualcosa, invece dal Nest Hub no, probabilmente deve ancora imparare a gestire le mie richieste. Ci voglio riprovare. Hey Google, mostrami le foto di Marte riprese dalla sonda Perseverance della NASA. Scusami, non ho capito. Ecco, vedete, non vuole capire o fa finta di non capire, una delle due. Ehi Google, rover NASA Perseverance. Ho trovato questi risultati. Almeno lui lo trova, insomma. Come vedete da una scheda tecnica parziale, insomma, fa vedere qualcosa. Poi chiaramente se uno impara bene come gestire i comandi vocali da dargli, probabilmente sarà in grado di tirar fuori tutto quanto. Ehi Google, puoi farmi vedere le immagini? Puoi controllare chi vede le tue foto, nonché se e quando condividerle. Qui ha capito un'altra cosa, come vedete. Servizi Google per archiviare Ehi le Google, foto. stop! Come vedete bisogna anche... Non c'è nulla in riproduzione al momento. Bisogna anche capire un attimo come dargli i comandi, però comunque non è difficile, sono sicuro che piano piano imparerò io come imparerete voi. Bene ragazzi, per oggi è tutto, un caro saluto da Andrew Riker, ciao ciao!